Vedrete l'orario, in questo caso è 00 perché non l'ho ancora attivato col cellulare. Poi, tip fatto, eroghiamo il caffè, aggiungi sosta e quant'altro. Ok, questo è l'ingresso di Pavia, il Centauro è poco più avanti. Ok, metto il telefono qui dentro. Ragazzi, praticamente per cambiare l'unità di misura da chilometri a miglia, ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi tipica giornata di gennaio, piove come potete vedere, giornata uggiosa, fresca, umida. Ahimè, qui non fa altro che piovere. Piove come se non ci fosse un domani. Pioggia fine, non quelle bombe pazzesche, ma comunque piove. Sono qui per mostrarvi un prodotto che credo interessi e tanto che si attendeva sul mercato. Ormai la guerra, la lotta, la diatriba, la competizione tra le aziende produttrici di strumenti CarPlay è veramente acerrima e in tutta questa bagarre non poteva mancare CarPuride V702BS. È un prodotto che mi è arrivato circa 10 giorni fa, ho avuto modo di provarlo, non tanto a dir la verità, a causa del meteo e al fatto che in settimana lavoro, ma dalle prime impressioni ho avuto un ottimo feedback. Considerate le temperature, considerata la giornata, direi di farmi un caffettino, rimuoverò le hippo hands in maniera da farvi vedere come dal rotellone centrale sarà possibile comandare l'apparecchio e andremo avanti in questa piccola recensione. La macchinetta del caffè l'ho già caricata in realtà, ci ho già messo dentro il caffè, manca semplicemente da metterci dentro l'acqua, acqua che ovviamente ho qui a bordo. Adesso aprirò la mia borraccia, metterò dentro dell'acqua nella caldaia della caffettiera e il tempo di rimuovere le hippo hands, il caffè sarà pronto. Go! Il caffè è in preparazione. Lasciamolo lavorare e noi andiamo a smontare le hippo hands. Rimuovere le hippo hands è molto semplice, basta rimuovere la parte interna. Eccola qua, fatto. Rimuovere questa e praticamente la moffola uscirà fuori. Eccola qua. Hippo hands rimossa. Appoggiamo qui. Nel frattempo la caffettiera sta lavorando, diamogli il tempo di scaldare il caffè, beviamoci questa bella tazza di caffè e poi iniziamo la recensione del V702BS. Ancora pochi secondi e ci siamo. Tip fatto, eroghiamo il caffè. Spettacolo ragazzi, uno spettacolo denso e cremoso. Potete scegliere della lunghezza che volete. Lo faccio andare per un altro po', dopodiché basta un clic. Fin della questione. E buon caffè. Io lo bevo con lo zucchero, mi sono armato anche di zucchero e cucchiaino. Ottimo, semplicemente un ottimo caffè ovunque vorrete. Adesso lasciamo il discorso del caffè, torniamo al discorso del CarPuride. CarPuride V702BS. Questa è la confezione con cui si presenta. All'interno vi devo dire che c'è veramente molto poco, nel senso che tutto quello che vi occorrerà sarà semplicemente l'apparecchio stesso. Questo è il V702BS. All'interno della confezione troviamo semplicemente un libretto di istruzioni in diverse lingue dove vi spiegano le funzioni dell'apparecchio. Non c'è nient'altro, a differenza degli altri CarPuride dove trovate magari dei RAM mount, dei cablaggi, questo non presenta nulla perché semplicemente va ad ancorarsi sulla piattina del BMW originale e quindi non necessiterete di nient'altro per l'attivazione. Adesso ci spostiamo sul mezzo e vi faccio vedere un po' di funzioni. Prima di andarla ad ancorare vi dico subito che il fissaggio, la piastra dove va a essere fissato è veramente molto più solida dei modelli precedenti. Era un piccolo tallone di Achille che aveva CarPuride e ha colmato anche questo gap. La staffa di sostegno è decisamente notevole. Basterà infilare la chiave dall'interno della predisposizione BMW, girare, aprire l'archetto,
poggiare il carburante sulla predisposizione e voilà, montato. All'accensione l'attivazione è pressoché immediata. Questa è la schermata che si presenta prima di averlo sposato con il cellulare. Vedrete l'orario, in questo caso è 00 perché non l'ho ancora attivato col cellulare. C'è la temperatura, qui in alto c'è la temperatura esterna, la temperatura del motore, il livello di benzina, che in questo caso vi devo dire la verità, io ho un mezzo serbatoio, ma qui mi segna la parte intera. Non so se magari poi andando col tempo andrà ad allinearsi. Questa è la prima cosa che è balzata all'occhio nel momento in cui ho attivato per la prima volta questo apparecchio. Nella parte bassa sulla destra abbiamo la pressione dei pneumatici anteriore e posteriore, la marcia, i chilometri del mezzo, i chilometri che faremo durante la marcia, la velocità. Giri motore, qui c'è l'inclinometro su questa versione, sulla mia, forse perché ha un sistema analogico, non ha il TFT, non funziona, ma lo stesso limite l'ho riscontrato anche con altri apparecchi, sempre CarPlay di altri produttori. In alto c'è la luminosità, si può scegliere se manuale o automatica, e questa parte qui in alto è riservata a coloro che hanno il TFT. A seconda della casellina accesa si potrà comandare con il rotellone posto sulla sinistra del manubrio o il TFT oppure il CarPlay. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! L'attivazione di una sezione piuttosto che dell'altra si farà sempre tramite la pulsantiera che avete alla vostra sinistra. Adesso sono sul cellulare, sto attivando sia il Bluetooth che il Wi-Fi. Io ho già sposato tutto quanto, quindi si dovrebbe collegare abbastanza velocemente. Ed eccolo qui, vedete, si è sposato in maniera molto veloce. Praticamente, guardate, riesco a manovrare tutto quanto utilizzando semplicemente, ruotando in questa maniera si uscirà dalle diverse sezioni, ruotandola nella parte opposta si entrerà nella sezione successiva, nella sezione che andrete a scegliere. Io adesso, ad esempio, che ne so, io ho poche canzoni, se volessi ascoltare questo brano basterebbe ruotare la manopola in questo modo e io accedo all'interno della sezione. Volendo tornare indietro è sufficiente fare il movimento opposto, la parte in basso verso sinistra, la parte in alta verso destra, e si torna indietro, indietro ancora, e sono tornato al mio CarPlay. Voglio entrare nella sezione navigazione, stessa cosa, voglio entrare a cercare le diverse sezioni, la destinazione, entro dentro, vedo le ultime destinazioni, Borgo San Martino ad esempio, e il navigatore mi porterà a Borgo San Martino. Vai, ok. Come vedete ho fatto tutto dalla manovella di sinistra senza toccare nient'altro. Per uscire sarà sufficiente premere verso destra la manovella e si uscirà da questa sezione qua. Ok, interrompi, aggiungi sosta e quant'altro. È molto intuitivo. Se volessi proprio uscire totalmente da questa sezione qui, volendo attivare, si può attivare anche Siri ovviamente. Poi ve lo farò vedere con il casco in testa. Tenendo premuto in questa maniera la manovella, guardate, la tengo premuta così, tac, e torno alla schermata principale. Tanti di voi mi chiedono come mai non riesco ad ascoltare il CarPlay dall'interno del casco. Non riuscite perché semplicemente dovete affiliare il casco in questa sezione qui. Premendo questa sezione qui, io come vedete ho Inside, perché il sistema che ho sulla GV è Inside, è già collegato. Poi vi farò vedere come funziona anche Siri in movimento, e qui in alto avete, come vi dicevo, potete scegliere se la funzione di illuminazione la volete manuale oppure automatica. Manuale potrete scegliere voi l'intensità della luce, io l'ho lasciata su automatico e sceglierà lui l'intensità della luce da fornirmi quando sono in viaggio. Qui c'è la home, qui nella sezione informazione ci sono le informazioni relative al mezzo. Questa maschera qui è possibile addirittura personalizzarla con il vostro mezzo. E torniamo nella schermata principale per vedere tutte le diverse funzioni. Quindi abbiamo CarPlay, abbiamo CarPlay sia Apple che Android. Qui è per affiliare il casco. Qui abbiamo sia il barometro che l'altimetro, è possibile scegliere se in piedi, in metri, e le diverse indici di misurazione. Qui c'è questo pulsante, qui serve per customizzare eventualmente alcune funzioni che io ho lasciato di fabbrica, mi trovo bene così, quindi le ho lasciate così come erano, così si torna indietro. Qui ovviamente adesso è disattivo perché non ho il casco collegato. Quando avrò anche il casco collegato sarà verde anche quell'icona lì. Questa sezione qui potete modificare lo sfondo a vostro piacimento, a seconda dello sfondo che vi piace di più scegliete quello che più di vostro gradimento e terrete quello. Ovviamente c'è la sezione della musica, c'è modo di aggiungere una scheda SD fino a un massimo di 32 GB dove poter
vedere ad esempio dei film, cosa che vi sconsiglio quando siete in movimento sicuramente, e qui c'è la sezione delle impostazioni. L'impostazione si può scegliere il linguaggio e in diverse lingue, ovviamente ognuno sceglie quella che più gli aggrada. Qui c'è il wifi e qui c'è la sezione del Bluetooth. Un'altra cosa che è in linea anche con altri produttori, guardate questa icona qui che si illumina, questo è il freno anteriore, a seconda dei freni che state utilizzando e anche quando utilizzerete la frenata combinata, queste due icone che stanno a indicare il freno anteriore e il freno posteriore si attiveranno. Adesso sto premendo l'anteriore perché ovviamente non sono in sella alla moto, ma quando staremo andando vi renderete conto che tutto funziona a perfezione. Questa è la marcia che ovviamente state utilizzando e ovviamente anche questa schermata qui cambia a seconda della luce. Di giorno è nera, di sera è un grigio estremamente chiaro che è molto gradevole alla vista. Come per i precedenti prodotti, il V702BS ovviamente è impermeabile, IP67, e nel caso ci fossero degli aggiornamenti da fare sarà CarPoReady stesso a renderlo disponibile sul proprio sito. Un'altra cosa che mi chiedete spesso è se ho un codice sconto per questi prodotti. Ho un codice sconto che lascio in descrizione. Avrete uno sconto del 30% su tutti i prodotti presenti sul sito CarPoReady, a prescindere dal 702BS, ma se vi dovesse interessare un 702 Pro, un 702B Pro, un 502, insomma su tutti i prodotti presenti sul sito di CarPoReady, utilizzando lo sconto che vi lascio in descrizione potrete usufruire di un ulteriore abbattimento del prezzo del 30%. Su tutti i prodotti sia per auto che per moto, per monopattini, volete rendere smart il vostro monopattine, potete farlo con un prodotto simile a questo. Ragazzi, adesso rimonto la moffola che ho smontato poco fa, vi faccio vedere anche il collegamento del casco al CarPoReady e ci andiamo a prendere un po' d'acqua e sott'acqua vi faccio vedere le funzioni di questo accessorio. Ragazzi, praticamente quando mi dite io non sento nel casco il CarPoReady, dovete andare qui, mettere in affiliazione il casco, trovarlo in questa sezione e abbinarlo. Io come vedete ho già l'inside collegato e quindi potrò ascoltare sia le informazioni del navigatore, sia le telefonate, sia tutto direttamente all'interno del casco. Ovviamente funziona perfettamente Siri. Ehi Siri, portami a Pavia. E voilà, perfetto. Adesso, ehi Siri, portami a Binasco. Ottengo le indicazioni per... Vedete, pigiando riesco persino a zoomare dalla rotellina. Scendo in giù, pigiando riesco a ridurre lo zoom. Tutto quanto da questa magnifica rotella. Pigiando la parte opposta si esce. Ovviamente se voglio tornare sulla mappa posso, vedete come si illuminano? Adesso il meno, se io clicco qui vado ulteriormente a diminuire, se salgo sopra vado al più, inizio a pigiare e tranquillamente mi va a zoomare. Voglio uscire da questa funzione, basterà portare la rotella nella parte opposta e andare a scegliere la funzione che più preferisco. Voglio entrare nella musica, clicco qui, entro nella musica, scelgo il brano e lui è partito e io lo sto ascoltando tranquillamente dentro il casco. Voglio sentire un altro brano, vado sulla freccetta, clicco e lui va avanti ed è cambiato il brano. Voglio andare ancora avanti come prima, da qui cambia tutto quanto. Voglio tornare indietro, voglio uscire dalla funzione della musica, premo la rotella nel lato di destra e torno ad esempio al telefono. Vado al telefono, vado qui, scelgo chi voglio chiamare. Adesso Cinzia non la chiamo perché è presa nelle sue mille cose, ma se la volessi chiamare potrei tranquillamente sentirla all'interno del casco. Stoppiamo la chiamata a mia mamma, che sennò quella si preoccupa. Adesso vado a bloccare la musica perché in questo momento sta andando ancora la musica. Entro dentro, faccio così, tac, l'ho messo in pausa, posso uscire dalla musica e tornare tranquillamente alla mia navigazione. Ok, metto il telefono qui dentro, ci mettiamo i guanti e andiamo da qualche parte, vi faccio vedere lungo la strada come funziona il tutto. Ehi Siri, portami a Il Centauro Moto. Ottengo le indicazioni per il Centauro Moto. Eccolo qua ragazzi, già me l'ha trovati.
Adesso basta seguire la traccia. Adesso qui per andare troveremo un po' di traffico, però per dirvi che potrete fare tutte le operazioni che vi interessano senza mai distogliere l'attenzione, senza mai togliere le mani dal manubrio, dai comandi, e in termini di sicurezza vi posso garantire che è tanta roba. Adesso qui praticamente andiamo a destra e dopo un po' siamo arrivati. Stop, non c'è nessuno. Ok, questo è l'ingresso di Pavia, il Centauro è poco più avanti. Adesso mi fermerò perché sono stato tra l'altro ieri sera da loro a montare i pneumatici. Sono Lele e Alex, due fratelli molto appassionati del lavoro che fanno, persone molto serie, molto corrette, molto a modo, e spesso e volentieri mi appoggio da loro per fare dei lavoretti, e mi appoggio sempre a loro per quel che riguarda sicuramente il cambio dei pneumatici, ed è stato proprio Lele a fare la sostituzione del paraolio della forcella anteriore destra. Eccolo qua, 150 metri. Ragazzi, questo è il Centauro di Pavia, eccolo qui alla mia destra. Adesso, senza stare a impazzire, Lele sta lavorando lì fuori, vedo, lasciamolo stare. Adesso giriamo qui alla rotonda e ce ne torniamo verso casa. E Siri si può attivare anche con il tasto della manovella, come vedete. Siri, portami a Giussago. Ecco, vedete, ha ricalcolato Giussago, mi porta a Giussago. Quindi Siri lo possiamo attivare sia vocalmente, ma sia semplicemente tenendo premuta la rotella del GS, la rotella del comando del GS verso destra, si attiva Siri. Posso modificare la destinazione, posso fare tutto quanto. Vedete come sto muovendo il benzinaio, voglio cercare il benzinaio, Siri mi sta cercando già il benzinaio, eccolo qua, seleziono il benzinaio che più mi voglio andare a quello Giovi, basta premere così e lui aggiungi sosta e lui va. Mi sta portando all'altro benzinaio. Insomma, i comandi funzionano tutti quanti alla perfezione, assolutamente affidabile come maneggevolezza, ed è abbastanza intuitivo, basta prenderci un po' la mano e tutti i comandi vi risulteranno molto semplici e agevoli e soprattutto comodi da utilizzare, da attivare. Tenendo premuto il rotellone da questa parte si esce praticamente, eccolo qua. Qui ho le informazioni del mezzo, come vedete ho fatto tutto senza mai togliere le mani dal manubrio. Nel momento in cui vado ad attivare gli indicatori di direzione, nella parte qui in alto a destra o a sinistra si attiveranno appunto le spie delle frecce. L'unica cosa, l'unico bug ad esempio adesso che ho scoperto è che magari poi si riprenderà, non lo so, e come potete vedere io ho un mezzo serbatoio di benzina, ma sul display del Carburide mi segnala che ho il pieno. In realtà questo è l'unico problema che ho riscontrato, è l'unica anomalia che ho riscontrato. Per il resto anche i giri motori vengono rispettati perfettamente, insomma non vedo nessun tipo di controindicazioni a questo accessorio, non vedo altri problemi, ecco. In questo momento mi sta segnando che veniamo a 36 miglia, in realtà ovviamente posso scegliere tranquillamente la funzione dei chilometri. Ragazzi, praticamente per cambiare l'unità di misura da chilometri a miglia sarà sufficiente entrare in questa tornare alla funzione della videata principale. Qui, se qui scegliete la funzione bar piuttosto che miglia, metri, se qua scegliete piedi ad esempio, tornando in questa sezione avrete praticamente le miglia. Qui abbiamo chilometri e bar. Se invece andiamo in quest'altra sezione e andiamo a modificare l'unità di misura da metri, la passiamo a piedi. In quella che prima vedevamo metri, adesso vediamo miglia e vediamo quest'altra unità di misura in PSI. All'interno della descrizione del video lascerò un link con il codice sconto, vi verrà riconosciuto uno sconto del 30% su tutti i prodotti presenti sul sito Carburide. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su quello che è questo apparecchio, mi auguro che vi sia stato di aiuto, comunque vi abbia dato qualche informazione in più, così siete più consapevoli delle vostre scelte. Freno leggermente, si attiva soltanto quello davanti, come freno in maniera più energica fa la frenata combinata e ovviamente si attiva anche l'altra spia, quelle gialle in alto a destra, guardate, una, freno in maniera più energica, si attiva anche quello posteriore. Ragazzi, sono arrivato quasi a casa, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!